Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Bitcoin ancora debole, ogni tentativo che fa di rimbalzare viene brutalmente soppresso, l'offerta è veramente opprimente e dobbiamo stare attenti a domani. Domani sarà una giornata in cui allacciare le cinture e sapete perché? Lo sapete, lo so che lo sapete se mi seguite. Se non lo sapete ve lo dico tra 50 secondi circa, perché prima, ovviamente poi andiamo anche a vedere i livelli da tenere d'occhio, notizie interessanti nuove e le prossime date oltre a domani da osservare. Sapete che questo è un po' il nostro recappone di tutto quello che muove e potrebbe muovere il mercato. Unica cosa che vi dico prima di partire: abbiamo aperto una nuova masterclass a grande richiesta dedicata alle fasi ribassiste. Nello specifico a come capire e sfruttare il bear market, perché abbiamo notato che in tantissimi non capiscono che il bear market è dove veramente bisogna mettersi lì con la testa china a lavorare e a costruire posizioni, perché poi si colgono i frutti più avanti. Non si fa in bull market in piena FOMO che tutto è ai massimi, si fa quando la situazione è molto meno in hype. Lì davvero chi è furbo si mette in azione. Quindi abbiamo creato questa masterclass, una singola lezione da 2 ore con domande e risposte, come sempre dal vivo. Il format è quello ormai super consolidato delle masterclass. Gli argomenti trattati li vedete qui sotto, quindi il capire come funziona un ciclo, come la liquidità muove i cicli, il ruolo della Fed, il ruolo degli istituzionali, come si sta muovendo il ciclo attuale, cosa è successo all'alt season, strategie di copertura, strategie di gestione del bear market e il pensare poi all'eventuale ripartenza. Trovate il link per partecipare in descrizione, sarà il 22 di dicembre con registrazione inclusa per tutti i partecipanti. Link in descrizione se volete partecipare. Non perdetevelo. Bene, detto questo, allora andiamo a dare un po' un'occhiatina. Innanzitutto, guardate, partiamo da qui. Partiamo dalla situazione intraday di Bitcoin che ci sta urlando una cosa: non c'è liquidità sul mercato, non c'è uno straccio di liquidità. Guardate che roba, è un'onda quadra praticamente, cioè ci sono movimenti dati da liquidazioni, anche quello di oggi non è da meno, perché se voi andate a vedere liquidation data, guardate le scorse ore, 334 milioni, mezzo miliardo di liquidazioni nelle ultime 24 ore, mezzo miliardo di liquidazioni in una price action così, non è normale, cioè è veramente una situazione di estrema tensione e di estremo caos, dove veramente ogni movimento è uno strappo dato da liquidazioni e posizioni in leva che alimentano per l'appunto qualsiasi cenno di volatilità. Ed è anche questo il motivo per cui vi dico attenzione a domani, perché c'è talmente tanta tensione sul mercato. Guardate, i volumi sono completamente drenati. A parte queste fasi di spike, tutto il resto è piattume completo, cioè praticamente, ripeto, è un'onda quadra, sono dei BART che si susseguono da una parte e dall'altra, è agghiacciante questa price action. E quindi di fatto cosa significa questo? Significa che non bisogna regalare soldi al mercato cercando di aprire posizioni in leva qui dentro, di anticipare cosa potrebbe succedere, proprio perché è tutto mosso dalla mera speculazione in questo range e in questo intervallo. Bisogna attenzionare, guardate, oggi abbiamo visto appunto l'attacco al primo livello chiave, 90.000, tra l'altro lo avevamo visto anche nella nostra analisi su Telegram stamattina. Aspettate che vi mostro il grafico che vi avevo condiviso, eccoci qua, tac. Se andiamo su a stamattina, tac, eccolo qui, vedete, abbiamo detto 90k intra range, si è recuperato target range high, questo era un po' il primo livello chiave, vedete, noi ci stavamo muovendo qua sotto e la zona dei 90.000 è proprio l'intra range, il range middle, chiamatelo come volete, un po' il primo livello chiave. Tra l'altro link in descrizione se volete entrare nel canale Telegram
Telegram e rimanere aggiornati in tempo reale su tutto. Come vedete l'abbiamo attaccato, ma l'offerta non ci ha permesso di passare, è stato immediatamente assorbito, ripeto, liquidazioni a cascata da una parte e dall'altra e rieccoci di nuovo qua alle prese con il range low, proprio perché al momento la zona degli 84.600 è proprio il range low di questa area nella quale ci stiamo muovendo da ormai un mese circa, sì. E quindi quest'area inizia a diventare molto rilevante. Adesso andiamo a vedere anche i volumi, da un punto di vista di volumi, come ci stiamo muovendo. Nello specifico, guardate, qui al microscopio riusciamo a vedere tutti i livelli chiave di quest'area. Abbiamo innanzitutto gli 84.600, questo livello qui che è il primo, e poi abbiamo, vedete, la zona di bottom che è la zona 80.682. Quindi per chi guarda anche da vicino, magari opera più nei micro time frame, i livelli sono questi, cioè perdita di quest'area qua, che vuol dire sweep degli 83.800 e chiusura sotto gli 84.600. Il target è quest'area, l'area 80.600, 82.100, e al contrario per chi guarda più che altro il macro, la chiusura più rilevante è proprio quella sotto gli 84.600 sul giornaliero, perché se chiudiamo qua sotto il target successivo è proprio 80.600 e poi la zona 76.100, 78.500. Questa zona è la zona un po' di spartiacque tra una parvenza di salvezza e il bear market pressoché certo, perché andremo a cambiare i connotati del trend, che vedete adesso anche sul settimanale abbiamo ancora la possibilità di fare higher low, ma se andassimo a perdere quest'area sul settimanale avremmo un lower low e sul mensile che abbiamo visto prima avremmo anche lì un lower low. Quindi questa è la zona più importante, questo livello, quest'area è la zona più importante. Attenzione a domani, perché ci sono i dati sull'inflazione che escono, vedete, alle 14.30 e sono dati che non vediamo da 2 mesi. Quindi bisogna allacciare per bene le cinture, perché i dati potrebbero impattare in modo marcato sul mercato. Scusate i giochi di parole, ma il discorso che stiamo facendo è si sta ancora scoprendo gli effetti dei dazi di Trump sull'inflazione. Trump suggerisce, anzi diciamo che Trump afferma che l'inflazione non è causata dai dazi, che l'inflazione non c'è secondo lui, e quindi lui ovviamente è pro taglio dei tassi, perché tra l'altro il mercato del lavoro si sta un attimino, aspettate che vi faccio vedere su Trading Economics, vedete era uscita proprio, se non erro, recentemente, ieri 16 dicembre, eccola qua, vedete è uscita i dati di novembre, quelli di ottobre mancavano, sulla disoccupazione, ed è una disoccupazione che è salita dal 4,4 al 4,6%, e quindi chiaramente questo dice i tassi andrebbero tagliati, bisognerebbe stimolare un po' di più l'economia. Il mercato del lavoro si sta incrinando, vedete è da luglio che la disoccupazione continua ad aumentare, ci stiamo avvicinando pericolosamente al 5%, e quindi appunto mercato del lavoro un po' in corrosione. Dall'altra parte c'è l'inflazione che anche lei, come vedete, è in aumento un po' alla volta. E lo scenario peggiore ovviamente è inflazione che aumenta e mercato, cioè economia che si impoverisce, che rallenta. Quella è la stagflation, viene chiamata, che è il peggio, perché qualsiasi cosa fai danneggi l'altra, no? Se alzi i tassi danneggi l'economia, che la fai rallentare ancora di più, se abbassi i tassi stimoli l'economia ma danneggi l'inflazione perché la fai aumentare ancora di più. Quindi la stagflation, cioè l'avere tutti e due i parametri messi male, è un po' come dire ragazzi siamo nella cacca, non esiste un modo per andare a sanare la situazione senza danneggiare ancora di più l'altra. Quindi parlando di domani, lo scenario positivo sarebbe vedere un'inflazione in contrazione, quindi che scende sotto al 3%, il che è molto difficile perché vorrebbe dire appunto che l'inflazione è in calo addirittura. L'ultima lettura era appunto del 3% e quindi appunto vediamo un po' la lettura di domani. Ci sono dei ma, perché Powell ci aveva ricordato come la lettura un po' zoppa,
perché è basata solo su dati di metà mese, perché manca tutta la prima metà di novembre, che c'era ancora lo shutdown. E questi sono i dati appunto di novembre che vengono elaborati, e quindi Powell ha detto bisogna trattare quei dati con le pinze. Quindi io sono curioso di vedere come il mercato alla fine reagirà a questi benedetti dati. Sta di fatto che adesso il mercato nell'ultimo mese ci sta solo comunicando paura, tensione, agitazione, e davvero non si muove da questo range. Qualsiasi movimento viene assorbito, viene schiacciato, e a dominare è sempre e comunque l'offerta sulle cripto. Le cripto sono ancora molto deboli, sono l'asset class al momento più debole in assoluto nel breve, perché guardate, Bitcoin Nasdaq è in forte calo, come vedete abbiamo già fatto il lower low sul settimanale, siamo messi così. Bitcoin oro è in fortissimo calo perché l'oro ovviamente ha corso parecchio, e quindi e Bitcoin dollaro pure, cioè vedete ha una fase proprio di debolezza di Bitcoin anche rispetto alle altre asset class, e quindi appunto Bitcoin in questa fase è poco appetibile e l'offerta è dominante. Andiamo a vedere anche i volumi che avevamo detto, eccoci qua. Allora, se prendiamo la fase di ribasso, i volumi sono concentrati esatto proprio qui, soprattutto nella zona 91-92 mila. Questa è un po' la resistenza principale da superare, però questo range, il range attuale, è la zona a maggior concentrazione di volumi, quindi da qualsiasi parte l'andremo a superare, a rialzo o a ribasso che sia, avremo un nuovo livello chiave e da considerare come resistenza o come supporto. Questa è un po' la situazione, ok? Quindi attenzione a domani, vediamo come reagiremo e digeriremo il dato. Considerate che sarà un dato da prendere un po' con le pinze, però ci darà appunto un'idea se l'inflazione continua a salire, il che non va auspicato perché rallenterebbe di più il progredire dei tagli dei tassi, oppure se l'inflazione finalmente ha trovato un po' il suo top locale e potrebbe andare a fermarsi o invertire, quello sì che sarebbe un buon segno. Probabilmente non basteranno i dati di domani perché essendo anche Zoppi appunto ce l'ha detto, ma dovremmo aspettare anche quelli del mese successivo, ma intanto domani ci faremo un'idea. Nel dubbio voi allacciate le cinture, non cercate di prevedere, solito discorso, l'esito dell'evento stesso, ci sarà enorme volatilità e si capirà meglio solo una volta digerito appunto il dato. Poi altre cose, abbiamo fatto un bel excursus nella parte di Q&A, quindi chi vedrà questo video in differita domani caricherò anche la parte di Q&A dove abbiamo parlato di 3 previsioni per il 2026 su Bitcoin fatte da Bitwise, che tra le varie cose si aspetta nuovi massimi e la rottura del ciclo dei 4 anni, quindi non perdetevelo. Poi abbiamo il nostro Saylor che ragazzi ha shoppato a inizio settimana, ha shoppato un altro miliardo, cioè in sto periodo stanno veramente andando a ruba le azioni di Saylor, le varie preferred, e come sempre il nostro Saylor ci va a segnare alla perfezione il top locale. Ha comprato a 92.098, è incredibile come, cioè praticamente ha cecchinato il top locale, è fenomenale. Michael, la prossima volta mi devi scrivere perché voglio esattamente sapere a che prezzo compri, mannaggia te. Poi, che altro abbiamo di bello? Ragazzi, questa mi ha fatto piegare in 4. Me l'ha mandata qualcuno di voi su Instagram. Sono morto, ragazzi, sono morto. Intesa San Paolo accelera la transizione sostenibile di Solana con 12 milioni di euro. Solana, realtà di riferimento della trasformazione del pomodoro. Ragazzi, qua sono veramente morto da ridere quando me l'avete mandata. Vi prego, continuate a mandarmi queste perle quando le trovate perché mi fate piegare in 4. Mitico Solana, nuovo use case di Solana, ovviamente, trasformazione dei pomodori. Hanno fatto il DEX. C'è un DEX su Solana che praticamente ti permette di scambiare anche i pomodori. Non so se tokenizzati o cosa, ma questo è, sto scherzando ovviamente. E Coinbase oggi farà un annuncio alle 11 di stasera, 2 PM PT. Dovrebbero essere le 23 italiane,
e con nuovi prodotti. Sono curioso di vedere che cosa annunceranno e magari farò un video di aggiornamento su Coinbase, che l'ultimo tutorial mi pare che sia di un paio d'anni fa, se ci sarà qualcosa di carino, magari il loro DEX, non lo so, ormai i trend sono qua, il prediction market, che però qua in Italia poi è bannato, non lo so. Vedremo, lo scopriremo stasera, ragazzi. Sempre da parte di Coinbase arriva un'analisi, un'indagine molto interessante, guardate, che mette a confronto le generazioni precedenti con quelle, diciamo, attuali, Gen Z e Millennial nello specifico, no? Quindi quelli un po' della nostra età barra più giovani. Io faccio parte dei Millennials, non so voi, ma come vedete l'investimento in cripto è molto più spinto per gli investitori giovani, ETF un po' più spinto, cioè tendenzialmente c'è una tolleranza al rischio più alta, ci sta, perché alla fine un investitore più giovane di per sé ha una tolleranza al rischio maggiore, è normale, no? Infatti questo si vede nel possesso di derivati su stocks e cripto, NFT addirittura 19% detengono NFT, quello mi ha un po' stupito, però effettivamente anch'io detengo degli NFT, cioè non come investimento, ma io ho il mio fantastico cucchiaio, non so chi di voi se lo ricorda, quindi io tecnicamente detengo NFT ancora, e cripto ETF tantissimi ragazzi, il 26% degli investitori più giovani detiene ETF sulle cripto, ETF però, cripto spot, no. ETF. E comunque il 30, vedete, ha in programma di acquistare. Interessante questo dato, che fa vedere proprio una maggiore esposizione comunque ad asset un pelo più rischiosi e più innovativi delle generazioni più giovani. Normale, direi, assolutamente normale. Poi, che altro abbiamo di bello? L'hash rate, ecco, ne parlavamo prima. L'hash rate, vedete, ha iniziato un piccolo ritracciamento assolutamente fisiologico con il ritracciamento di prezzo. La difficoltà ha visto anch'essa, vedete, questo è il grafico proprio della difficoltà, guardate l'ultimo anno, ha visto 1, 2, 3 abbassamenti per il momento, perché i miner meno efficienti stanno venendo buttati fuori dal mercato per l'abbassamento del prezzo di Bitcoin, che quindi non gli permette di ripagare i loro costi operativi. Questo abbassa la difficoltà, di nuovo crea incentivo a rientrare per nuovi miner, e anche il mining, ragazzi, è ciclico, è assolutamente un'industria a tutti gli effetti. Ragazzi, questo è quanto. Noi ci riaggiorneremo domani, mi raccomando seguitemi su Telegram, così vi do proprio il dato in tempo reale sul CPI, lo commentiamo insieme non appena esce, come impatta sul mercato e tutto quello che c'è da sapere, e la data successiva poi è già il 19, però in realtà io non mi aspetto da quella data lì chissà che roba. Il 19 c'è l'aumento dei tassi di interesse della Bank of Japan, che dovrebbe aumentarli di altri 25 punti, e a meno di sorprese che decidano di non aumentarli, che probabilmente andrebbe a stimolare il mercato, ma è pressoché certo che li vada ad aumentare, e quindi essendo già una cosa completamente prezzata non saprei come potrebbe impattare sull'immediato. Secondo me è una delle cose che appunto ha spinto in questa prima fase di ribasso Bitcoin come asset risk on, che fa un po' da specchio al discorso del carry trade che abbiamo insomma affrontato varie volte. Nel frattempo vedo che stiamo andando dritti a testare il range low, chissà che non lo testiamo già oggi, vediamo come reagiamo. Ragazzi, se lo perdiamo il prossimo target ve l'ho detto, quindi stiamo con le biglie aperte. Domani su Telegram, domani mattina, analisi al netto della chiusura, quindi non perdetevela. Amici, vi faccio un carissimo saluto, grazie per avermi seguito, mi raccomando, se vi interessa capire e sfruttare al 100% le fasi di bear market, non perdetevi la nostra masterclass dedicata il 22 dicembre, trovate il link in descrizione per prenotare il vostro posto. Vi auguro una buona serata e alla prossima!